Parliamo del tuo potere. 3 cose da evitare come la peste per coltivare il tuo potere e quindi cambiare il mondo. Prima di iniziare con i 3 punti che ti voglio dire su questo video, devo farti però una piccola introduzione, perché questa parola potere effoca nella testa di molte e molti di noi dei significati distorti. Perché? Perché il modo in cui siamo cresciuti e abbiamo visto utilizzare il potere è distorto. La parola potere non è sinonimo di sopraffazione. La sopraffazione è solo un modo di utilizzare e incanalare quella energia di potere che ciascuna e ciascuno di noi ha per caratteristica di nascita. Ci sono molte distorsioni del potere e non è questa la sede per approfondirle. Qua ci basta sapere che dobbiamo assolutamente fare il primo salto mentale che propongo su questo video, che è quello appunto di levare le connotazioni negative a questa parola, perché è proprio a causa di queste connotazioni negative che molte e molti di noi si impediscono a monte di sperimentare il loro potere personale. In realtà questo non è del tutto casuale, se avremo tempo lo vedremo, ma intanto ci basta sapere questo. Per coloro ai quali sono interessati anche all'aspetto un po' spirituale, si sappia che la teosofia, che è la visione che io ho fondato, vede nel potere qualcosa di assolutamente fondamentale, il nucleo della nostra stessa divinità, ciò attraverso il quale possiamo continuare la creazione. Se vuoi saperne di più sulla teosofia, ho scritto un libro che si chiama proprio Introduzione alla teosofia ed è una visione sul mondo totalmente differente a ciò a cui siamo abituate e abituati. Il link lo trovi in descrizione. Ora, come promesso, veniamo ai nostri 3 punti da evitare come la peste. Numero 1. Tanto non cambia nulla. Questo, come gli altri 2, fanno parte un pochettino anche di strategie di difesa. Perché? Da una parte può esserci come spinta quella di cercare una scusa per non fare. Non soltanto perché fare è difficile, richiede energia da impegnare in qualcosa e se oltretutto tu ritieni di non avere potere, siamo punto a capo, quell'energia pensi addirittura di non avercela. Dall'altra parte può essere anche la paura della frustrazione. Quale frustrazione? Quella di provare a fare e non vedere risultati. Però questo mette in moto un circolo vizioso. Il tanto non cambia nulla ti mette nella condizione di non agire su nulla. Sei già in una posizione arrendevole all'inizio. Una delle mie maestre, Starhawk, spiega uno dei migliori modi per ampliare il proprio potere è esercitare il proprio potere e non delegarlo. Il tanto non cambia nulla è il peggio del peggio, è la rinuncia a tutto, è il prendere passivamente qualsiasi cosa e l'andare avanti per inerzia. Un qualcosa che va contro la nostra stessa strategia evolutiva. Ed ecco che qui posso aggiungere una parte che avevo preparato per l'introduzione, ma non la volevo rendere troppo pesante. Se il potere è una nostra caratteristica di nascita, significa che è proprio nella nostra natura venire al mondo e avere la possibilità di cambiare cose, avere un impatto. Noi ce lo abbiamo sempre, a prescindere. Se tu non lo riconosci, non è che non ce l'hai lo stesso, ma non lo puoi indirizzare. Quindi, una volta che noi ci nasciamo, noi possiamo coltivarlo il nostro potere, quindi farlo diventare uno strumento, affinarlo, indirizzarlo e man mano che questo si verifica diventerà sempre più forte e questo restituirà saggezza. Invece quello che spesso si fa è delegare il nostro potere, quindi rinunciarci. Però cosa succede? Succede esattamente questo. La delega non fa sparire il tuo potere, lo raduna
in qualcosa che però tu non controlli più. Mi spiego? Ecco che qui si fonda il mondo gerarchico, le gerarchie del potere che noi abbiamo poi sperimentato e che crediamo sia l'unico modo di ordinare il mondo, al punto da averlo proiettato nell'universo. Noi crediamo che l'universo sia gerarchico perché siamo cresciuti in una cultura gerarchica che ha quindi avuto l'esigenza di proiettare le gerarchie lassù per giustificare quelle qua giù. Ma in realtà è l'esatto opposto e la dimostrazione di questo è in culture che gerarchiche non lo sono mai state e che non concepiscono un universo e una natura come gerarchica in se stessa. Anche questo lo troverai sul mio libro nei dettagli. Ad ogni modo, nel momento in cui tu deleghi, hai comunque un impatto, ma la gestione dello stesso lo lasci a delle cose esterne. Questo può essere persone che hanno un livello di potere, no? Maggiore nel tuo, nella gerarchia, nella piramide che è di questa società. Lo puoi lasciare al caso, lo puoi lasciare agli altri, insomma ce l'hai, non lo gestisci e il rischio è di fare danni, soprattutto se chi ha la gestione del potere non lo sa amministrare e incanalare in modo saggio e giusto, ma piuttosto per i soliti interessi di pochi. Numero 2. Devono farlo prima loro. Questa è un'obiezione che si muove tantissimo quando si parla, ad esempio, delle emissioni nell'atmosfera di CO2. Nonostante noi occidentali abbiamo un impatto mica da niente e nonostante siamo state noi ad esportare questo nostro modello in altri luoghi, la Cina ora si piglia tutta la responsabilità, secondo ovviamente la visione di queste persone. E questo è deleteria, esattamente come prima. Ci sono sempre le nostre due non tanto amiche. Da una parte è un pretesto per non fare nulla. Farò quando inizieranno a fare gli altri. Dall'altra parte, di nuovo, la frustrazione, il timore che non serva a niente. E questo è proprio anche un po' usato come scusa. Ma se lo faccio io che sono più piccolo, ma non lo fanno quelli più grandi? Pensiamo ad esempio all'inquinamento delle multinazionali. Non è il mio spreco di acqua della mia piscina, è la tal multinazionale che la. Questa è un'altra giustificazione che non fa che ridurre il potere personale e anche dare un pessimo esempio a coloro che sono attorno a noi, che siccome prendere in mano una situazione, soprattutto in questa cultura che ci ha insegnato a rimanere piccoli senza potere, la paura di non saper fare, la fatica di non saper fare ci porta appunto a questa giustificazione, ma è deleteria. Anche perché, per quanto riguarda le multinazionali, facciamo solo questo piccolo ragionamento, quantomeno solamente guardando il lato economico, che è solo una parte del potere che possiamo agire. Chi è che acquista da quella data multinazionale? Chi è che sostiene anche l'economia dei paesi che si dice che inquinino di più? Come il nostro stile di vita moltiplicato tutte e tutti noi può influire sulle scelte di queste aziende e di questo stile produttivo? Moltissimo. Certo che se ognuno e ognuna di noi porta avanti questo ragionamento, non cambierà mai nulla e non capirai che quel potere ce l'hai, a cominciare dal modo in cui spendi il tuo denaro. Perché se la tal multinazionale iniziasse a venire utopicamente da domani boicottata da tutte e tutti per un tal modo di agire sull'ambiente, ad esempio, questa, se vuole campare, si troverebbe obbligata a cambiare. Questa è anche una delle ragioni per cui, quando si è iniziato a parlare dell'impatto che queste realtà avevano su tutto il sistema pianeta, perché dobbiamo abituarci a pensare in modo sistemico, ecco che contemporaneamente sono cominciate ad uscire le notizie sulla presunta falsità di questo impatto e siamo ancora a farci la drammatica guerra su questo. Ma chi è che avrebbe l'interesse a mantenere tutto come sta? Numero 3.
aspetto il tal evento e allora le cose cambieranno. Il portale che si apre, la coincidenza del calendario, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è soprattutto per le persone che si riconoscono in qualche approccio spirituale. Però non è troppo diverso dall'aspettare che faccia il sindaco, dall'aspettare che faccia il tal politico. Siamo comunque sempre in una rinuncia del nostro potere e vale come sopra. Da una parte la scomodità del fare, dall'altra la paura di non saper fare. Ecco, non c'è modo peggiore per rimanere impantanate e impantanati. Ti voglio ora dare qualche immagine per rendere questo infelice processo reversibile. Al seguire ti dirò invece 10 buoni motivi per seguire il mio consiglio e quindi lavorare per riprenderti il tuo potere. Prima cosa, siamo diventati 8 miliardi di individui sul pianeta, una cosa che storicamente nella storia del pianeta non è mai successo, quindi non possiamo andare a ragionare con cose che succedevano secoli fa quando eravamo molto meno. Dobbiamo a maggior ragione adottare l'immagine della goccia nell'oceano. L'oceano è composto da tante gocce e ciascuna di questa goccia è importante. Se tutte le gocce rinunciassero alla loro natura non avremmo gli oceani, se questo fosse possibile. Detto con un'altra immagine, le api. Com'è possibile che le api continuino a fare il miele? Com'è possibile che riescano a organizzarsi così bene? Non c'è una singola ape che dice vabbè tanto ci penseranno le altre, vabbè tanto ci abbiamo la regina, vedrà lei. Non c'è nessuna di loro. Le api funzionano perché ciascuna si sente importante in ciò che fa e lo porta a conclusione. Ecco, dovremmo diventare un pochettino più api anche noi. Nel momento in cui io percepisco non tanto lo scarico di responsabilità, ma tanto, ma me come cellula di potere di questo organismo, quello a cui io devo puntare è non certo cambiare tutto da sola o da solo. Nessuna ape fa tutto quel miele, tutte le cellette, eccetera, da sola, nemmeno la regina. Ma, e questa è un'immagine che mi porto avanti, un motto quasi da quando sono adolescente, io sono responsabile e potente per la mia 8 miliardesima fetta di mondo. Quindi la prima cosa è capire i confini del mio agire per non perdersi nell'illusione del ma tanto non cambia niente, ma tanto non sono capace. E no, all'interno di questa 8 miliardesima fetta di torta io conto 100%. E in questa 8 miliardesima fetta di torta io posso agire e sentire il mio potere. Questo che cosa porterà? Veniamo ai 10 vantaggi di fare questa cosa. Il numero 1 è proprio quello. Ti restituirà il potere e lo sentirai. E questo non vuol dire, mi raccomando, che dobbiamo essere perfette e perfetti. Quello che è il nostro scopo, la direzione da dare a questo nostro potere è il meglio che possiamo, sapendo che il meglio sarà una curva a crescere e ogni volta porterà ancora miglioramento, miglioramento e miglioramento. Connesso al punto 1, punto 2. Mostrerà cose che prima non vedevi, te lo assicuro, proprio perché nel momento in cui tu inizi a riprendere possesso del tuo potere, inizi anche a cambiare. E quindi, numero 3, rende migliori. Ma sul serio. E quindi, punto 4, aumenterà la tua autostima, la famosa autostima che è uno dei mali di sto mondo. Siamo tutte e tutti a raccontarci di essere chissà che esseri trascendenti perché abbiamo paura di non contare nulla. Come possiamo smettere di credere di non contare nulla? Riprendendoci il nostro potere. Fidati, funziona. E se quindi aumenta l'autostima? Numero 5, abbassa la frustrazione. Arriverai a un punto a non dire più ma ho paura che tanto non funzioni nulla. Arriverai a dirti faccio comunque del mio meglio e sto bene perché so di averlo fatto.
Numero 6, altra cosa fondamentale. Abbiamo tutta sta gran paura della rabbia, tanto che spiritualizziamo questa ferita di paura perché non la sappiamo utilizzare bene. Nel momento in cui tu diventi consapevole del tuo potere perché riesci ad agirlo, inizi anche a capire come incanalare rabbia e frustrazione. Sulla rabbia ho fatto anche un video, te lo linko sia qui sopra sia in descrizione e puoi decidere tu se vuoi vederlo, come poter fare per migliorare anche il tuo rapporto con questa emozione. In tutto questo migliora la relazione con le altre persone per forza di cose. Ovviamente inizierai a mettere anche dei confini che fa parte della percezione del tuo potere, ma lo stesso faranno gli altri e questo significa possibilità di crescere per tutte e tutti, perché non si cresce delegando e rimanendo accondiscendenti, si cresce proprio comunicando in modo sano e ponendo i sani confini. Numero 8. Disseta anche il bisogno di spiritualità. Proprio perché inizierò ad avere un'altra visione e percezione di me stessa e delle cose, inizierò anche a tessere una spiritualità che, mi viene da dire per fortuna, rischierà di essere finalmente un po' sana e non la dissociazione che purtroppo vediamo troppo spesso dilagare. Numero 9. Tu diventerai un esempio di cambiamento. Sempre più persone lo crederanno possibile perché tu lo renderai possibile e questo aumenterà il numero di persone che vorranno, come te, provare a recuperare il proprio potere e ad agire sul mondo, e questo restituirà ulteriore autostima e capirai cosa significa al contempo servire se stesse e se stessi e servire gli altri. Ultimo, numero 10, ti cambia la vita. Ha cambiato la mia, che veramente sono partita da condizioni lasciamo perdere. Se ce l'ho fatta io, la puoi fare anche tu. Cambia anche la tua. Cambia te stessa e te stesso, cambia il mondo. Iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato su questi spunti di cambiamento radicale ma reale. Fammi sapere se lo farai, fammi sapere se vuoi provarci, fammi sapere anche da dove ti piacerebbe cominciare. Ci vediamo al prossimo video.